No, non è l'audio che non funziona, sono io che mi sono autocensurato perché quello che sto pensando è decisamente poco da gentiluomo digitale. Che cosa è successo? È successo che mentre sto registrando in questo momento è il 25 aprile ed è pomeriggio. Avevo pensato per una volta di registrare con calma e non in un orario antelucano il mio video, ma purtroppo qualcosa è andato storto. Infatti, con il video precedente, cioè quello che è uscito questa mattina, Petrus mi ha subito segnalato, vedendolo in anteprima perché è un distinto gentiluomo, il fatto che i commenti risultavano disattivati. Ho pensato ad un mio errore, li ho riattivati e ho creduto di aver risolto. E invece no, i commenti continuavano a disattivarsi. E allora ho contattato una prima volta l'assistenza di YouTube parlando con una signorina gentilissima e che ringrazio, che risponde al nome di Fabiola, che ha promesso di risolvermi il problema entro dei tempi tecnici di circa 3 giorni. Successivamente invece l'Emube mi ha richiamato dicendomi che i commenti erano ancora attivi, ma che nel frattempo invece i super grazie si erano disattivati. E allora ho passato anche il pomeriggio parlando con Alfredo, come vedi ti allego un pezzettino della chat, perché anche questo problema naturalmente andava risolto e soprattutto bisogna fare in modo che nei video successivi non si ripresenti. E allora che cosa ho fatto? Ho dovuto tagliare tutto quello che pensavo di dire nel video di oggi, ma non volendo lasciarti senza video, ho pensato di farne uno veloce veloce con 3 argomenti che mi ero lasciato indietro e che non avevo mai trattato. E ci ho aggiunto anche un piccolo argomento bonus. E allora, come sempre, se ti senti pronto, iniziamo. E cominciamo proprio con il botto, ovvero con una macchina che, come puoi vedere, è completamente piantata. A nulla serve muovere il mouse, cliccarci sopra, oppure anche cliccare sulla tastiera, spero che si veda. Allora, che cosa succede? Su una macchina del genere abbiamo sostanzialmente 2 opzioni. La prima è di spegnerla forzatamente tenendo premuto il pulsante di accensione fino a quando non si spegne il sistema, oppure possiamo provare a premere la combinazione di tasti CTRL, ALT e CANC. Facciamolo insieme. Ecco fatto, la combinazione ha avuto successo, infatti il mouse, come puoi vedere, si è sbloccato, ma anche se andiamo a fare clic sul tasto Start, ovvero il tasto di arresto, non succede assolutamente niente. A questo punto l'unica soluzione sembrerebbe quella di spegnere forzatamente il PC, e invece no, perché esiste un'opzione nascosta che torna utilissima in questi casi che ci consente di effettuare il cosiddetto riavvio di emergenza. Consiste semplicemente nel tenere premuto il tasto CTRL, quello che si trova a sinistra in basso nella nostra tastiera, e premere il tasto Arresta sulla macchina. Come vedi, accederai a questo comando nascosto che di solito gli utenti non conoscono, che con una pressione del tasto OK ti consente di riavviare la macchina anche quando normalmente sia il mouse che la tastiera sono bloccati. È una mandragata! Una piccola mandracata anche oggi, ma non è finita, perché quella che sto per presentarti è una soluzione ancora migliore di quelle che abbiamo visto in precedenza per tenere pulito e libero il nostro hard disk e per di più senza bisogno di usare programmi esterni. Solitamente per farlo utilizzavamo il cosiddetto Clean Manager, questo qui. Ebbene, questo programma è efficacissimo, può essere lanciato in molti modi, ma abbiamo a disposizione in Windows un qualcosa di ancora migliore. Infatti, se ci portiamo in basso e clicchiamo sulla voce Impostazioni, se nella ricerca andiamo a digitare sensore memoria, potremo accedere a questo menu. Al suo interno, se andremo ad ingrandirlo, troveremo innanzitutto la possibilità di attivare il sensore di memoria stesso, ma soprattutto cliccando su questa piccola frecciolina alla sua destra potremo andare ad impostare dei parametri molto interessanti. In primo luogo, per mezzo di questa impostazione, potremo far sì che il sistema effettui la pulizia del disco, quella che abbiamo visto prima, con cadenza regolare, specificando se vogliamo farla ogni mese, ogni settimana oppure ogni giorno.
Io direi che ogni mese va già bene, ma se avessi bisogno di pulizie più frequenti potrei anche scegliere di farlo una volta ogni settimana. Allo stesso modo la seconda opzione ci permette di pianificare quando svuotare i file presenti nel nostro cestino. L'opzione predefinita è quella che li svuota automaticamente ogni 30 giorni, ma se avessimo problemi di spazio oppure di privacy potremmo scegliere di farli con cadenza quotidiana, bisettimanale oppure bimestrale. Io solitamente scelgo l'opzione bisettimanale. Allo stesso modo, con la terza opzione potremo scegliere quando e se eliminare automaticamente i file che scarichiamo e che vanno a finire nella cartella download, a meno che questi non vengano aperti con una certa regolarità. Come puoi vedere, l'impostazione predefinita è quella che non li elimina mai, ma se tu avessi dei problemi di accumulo di questi file, potrai scegliere tra le altre opzioni, in particolare tra un giorno, 14, 30 o 60. Anche in questo caso io scelgo di farlo con cadenza bisettimanale. Lo dico? Una volta sola però. Libidine! Di la verità, sei anche tu uno di quelli a cui piace tenere tante finestre aperte e finché devi scrollare, ovvero utilizzare la rotellina del mouse sulla finestra attiva, e cioè sulla finestra su cui hai fatto clic, non ci sono problemi. Però quando ti sposti sulle altre finestre e avresti bisogno di scrollare, non solo lo scroll non funziona, ma continua a scrollare solo la finestra attiva, a meno che con la santa pazienza tu ogni volta non faccia clic sulla finestra su cui vuoi lavorare e vada a scrollare. Naturalmente questo poi disattiverà la finestra su cui stavi lavorando, a meno che tu nuovamente non ci faccia clic sopra. Insomma, una bella scomodità, ma anche in questo caso ho una soluzione giusta per te. Tutto quello che dobbiamo fare per ovviare a questa scomodità è semplicemente portarci come sempre sul tasto Start ed aprire la voce Impostazioni e successivamente nella barra di ricerca digitare la parola Scorrere. Ed ecco che ci comparirà questa voce qui, quella che dice fai scorrere le finestre inattive al passaggio del mouse. Apriamola e troveremo la stessa voce riportata esattamente così all'interno. Tutto ciò che dovremo fare a questo punto sarà attivarla e andare a goderci la differenza. Infatti da questo momento in poi ci basterà trovarci con il puntatore su una finestra per renderla immediatamente reattiva al nostro scroll, senza bisogno di fare assolutamente alcun click. Ma ti avevo promesso anche un piccolo trucco bonus, ed è una cosa che non conosce quasi nessuno. Se abbiamo tante finestre aperte sul nostro desktop e vogliamo ridurle tutte quante ad icona con un solo click, come possiamo fare? Ebbene, ci basta portarci nella parte in basso a destra, proprio nell'angolino più estremo del nostro monitor con il puntatore del mouse e farci clic. Le finestre si ridurranno tutte quante automaticamente ad icona e per ripristinarle ci basterà fare nello stesso modo un clic nello stesso punto. È una mandragata! Quante mandracate in un giorno solo, ma piuttosto sono curioso di sapere quanti dei consigli che ti ho dato nel video di oggi conoscevi già, e quindi se ne hai voglia ti chiederei di farmelo sapere nei commenti, sempre che YouTube si degni di lasciarceli attivi, ma staremo a vedere. Ma veniamo a noi, perché ci sono dei ringraziamenti da fare. Il primo dei quali va a Bruno68 Berretta, perché squillino le trombe e rullino i tamburi, non solo si è abbonato al nostro canale, ma lo ha fatto in qualità di distinto gentiluomo. E quindi, caro Bruno, è con piacere ed è per me un onore togliermi il cappello farlocco davanti a te. Ed altri 2 ringraziamenti vanno a Salvatore Bongiovanni e a Thomas2915, che con i loro super grazie hanno contribuito alla vita di questa community. E quindi, cari ragazzi, vi ringrazio infinitamente per il vostro supporto e per la vostra vicinanza. Ma c'è ancora un altro ringraziamento da fare, che come sempre è quello destinato proprio a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi frettolosi minuti, e detto questo non mi resta che salutarti e darti, come di consueto, appuntamento alla prossima.